Ciao a tutti ragazzi, io sono Elisa e sono una fotografa di moda principalmente. I contenuti che comincerò probabilmente a postare su questo canale sono relativi ai miei primi passi nel mondo della fotografia analogica. Questo è perché io professionalmente ho sempre lavorato esclusivamente in digitale e da qualche settimana ho deciso di provare a confrontarmi anche con questo mondo della fotografia analogica, che è un mondo estremamente vasto e che mi incuriosisce tanto. Motivo per cui appunto quello che vorrei portare su questo canale sono contenuti non tanto didattici, perché assolutamente non ho i mezzi per spiegare alcunché di approfondito riguardo all'ambito della fotografia analogica, ma saranno fondamentalmente contenuti molto leggeri e divulgativi, semplicemente una specie di vlog che in qualche maniera vorrei seguisse appunto i miei primi passi all'interno di questo mondo della fotografia analogica. Primi passi che vorrei che man mano mi portassero a portare appunto, scusate il gioco di parole, qualcosa del mio mondo, quindi della fotografia di moda fatta nel 2022, vedere come potrebbe essere reinterpretata, diciamo, e cosa potrei portare all'interno del mio lavoro della fotografia analogica. Quindi questa macchina fotografica appunto che ho raccattato in casa di mio papà, non avevo idea se funzionasse o meno, appunto è una Fujica ST705 con questo 35 mm montato f2.8. E ho visto online che è una macchina del 77, prodotta nel 77, se ho trovato informazioni corrette chiaramente, è appunto completamente manuale, nel senso che appunto l'unica cosa che va con l'alimentazione, una piccola batteria, è l'esposimetro. Il rullino che ho utilizzato per questa serie di scatti è un Ilford 400 ISO, bianco e nero, e quindi appunto ho dovuto, diciamo così, già scontrarmi con quelle che sono effettivamente le difficoltà intanto cominciare del dover scattare per forza in bianco e nero, cosa che a me sta molto stretta perché lavoro pochissimo in bianco e nero e non sono abituata a valutare la resa di un'immagine lavorando in bianco e nero direttamente. E in secondo luogo questa macchina ha una messa a fuoco che a me risulta molto difficoltosa, nel senso che ha una serie di cerchietti all'interno che ancora non ho ben capito come esattamente gestire, esattamente come devo giostrarli per ottenere una messa a fuoco perfetta. Infatti alcuni degli scatti che vedrete insomma in impressione sono con dei fuorifuoco purtroppo. Quello che ho fatto è stato all'inizio prendere questo primo rullino che ho provato a utilizzare un po' in giro, un po' a caso in realtà, facendo paesaggio, facendo quando mi capitava qualche ritratto, facendo qualche foto di gruppo, magari a un evento a cui sono stata, insomma nelle più svariate applicazioni, nelle più svariate condizioni di luce. Vi riporto qui un po' di esempi. Appunto alcuni scatti sono stati fatti in un posto abbandonato in zona Cervia e mi sono piaciuti molto perché, essendo un rullino in bianco e nero, ovviamente era importante avere delle situazioni con un bel contrasto, e questo luogo direi che insomma si prestava in maniera eccellente allo scopo. E il resto sono un po' appunto di ritratti, di cose varie, foto al mio gatto, insomma ho testato varie condizioni di luminosità. Ovviamente ho lavorato esclusivamente a luce naturale, cosa che in realtà a me sta un po' stretta perché io lavoro moltissimo in studio e quindi lavoro moltissimo a luce artificiale. E appunto il prossimo passo sarà un attimo vedere cosa riesco a fare se scatto in analogico quello che è un set fotografico più improntato sulla moda e non invece la ritrattistica, il paesaggio, queste cose qua. E niente, quindi quello che ho fatto è stato cercare un po' di mettere alla prova questa macchina e dopodiché sono andata a sviluppare senza avere la benché minima idea di se l'esposimetro mi avesse dato l'informazione corretta e quindi se effettivamente gli scatti fossero usciti decentemente o meno. In ogni caso devo dire sono stata molto soddisfatta di questo primo esperimento, nel senso che effettivamente l'idea della pellicola, quando hai aspettato qualche settimana che ti arrivino gli scatti insomma digitalizzati, ecco perché
precisazione, non ho assolutamente sviluppato io questo rullino, nel senso che è una cosa che magari in futuro proverò a fare per interesse più che altro, ma è una cosa che ritengo insomma non sia proprio così semplicissima da approcciare le prime volte, per cui questo primo rullino che ho fatto volevo portarlo a sviluppare, non avere problematiche magari nello sviluppo dovute a mie incapacità, che sicuramente sarebbero state consistenti, e quindi volevo insomma vedere effettivamente cosa avevo tirato fuori dagli scatti che avevo fatto, senza altri gradi di difficoltà aggiuntivi. E niente, questi scatti appunto in realtà mi sono piaciuti molto, ho visto che in generale mi sembra che l'effetto non sia particolarmente contrastato, cioè sui bianchi e neri sempre un pochino poco contrastati, non mi piacerebbe che ci fosse qualcosina a livello di contrasto in più, non so se sia una cosa che magari in fase di sviluppo possa essere migliorata, o anche in fase di scannerizzazione, sempre perché appunto non ho assolutamente scansionato io le pellicole, ma le ho fatte scansionare da un laboratorio che tra l'altro è un laboratorio qualunque, cioè non avendo competenze in materia non mi sono messa a cercare con senso critico quale fosse il laboratorio giusto a cui mandare questo primo rullino, per cui sono stata estremamente basic diciamo in questa cosa, da profana ho portato il rullino, mi sono fatta dare i negativi e la chiavetta USB con dentro gli scatti scansionati, questi che vedete. E niente, insomma è stato un primo esperimento interessante, e adesso nel prossimo video vorrei invece parlarvi di come ho appunto provato a fare il primo rullino invece a colori in un set moda, diciamo così. In realtà non è un set completamente dell'ambito moda, però diciamo che ci si avvicina abbastanza. E niente, spero che questo contenuto vi sia interessato e spero che mi seguirete alle prossime puntate. E grazie per l'attenzione, alla prossima, ciao!